Bella sta Les Paul. Mia. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Sono Ale e oggi voglio raccontarvi di come esistono persone che spremono le loro menti per cercare di fregarmi. Hanno deciso di mandarmi una chitarra. La chitarra è arrivata e ovviamente sono andato a prenderla perché il corriere in studio non me la porta. E quindi poi con il cartone sono arrivato qui, la apro, ma prima di tirarla fuori i ragazzi di Musical Store mi hanno detto: copriti gli occhi perché non devi vederla. Quindi la chitarra arriva, io mi metto la mia benda, la provo e un suono fantastico. Però c'era comunque qualcosa che non mi tornava. Sotto le dita sentivo qualcosa di strano, che però veniva contraddetto dal suono, perché il suono mi dava delle informazioni e le sensazioni sotto le dita me ne davano altre completamente opposte. Quindi ora chiudete gli occhi e mi raccomando fatelo. Io conto, vi do 5 secondi e chiudete gli occhi. 5, 4 e mezzo, 12, 2, 800... Se avete tenuto gli occhi aperti sappiate che io non mi fiderò mai più di voi. E se invece li avete tenuti chiusi dovreste essere voi a non fidarvi mai più di me. Mi sono ritrovato in mano una Telecaster che mi stava prendendo in giro fortissimo insieme ai ragazzi che hanno deciso di farmi questo scherzone, che poi super originali, Già solo per la simpatia si meritano che non vi iscrivete al loro canale e vi iscrivete solo al mio. E poi per farli rosicare lasciate anche il like e attivate la campanellina. Comunque, questa chitarra alla fine è una LTD TE 200, che devo dire mi sta piacendo tantissimo. È una chitarra di chiaro stampo moderno e che apparentemente non c'entra assolutamente nulla con la Telecaster 50s che abbiamo in mente noi. Non somiglia per niente alla Telecaster che potete trovare in questo video. In effetti potrebbe quasi somigliare molto di più ad un mondo più Gibson rispetto a quello Fender. Ecco perché è una Telecaster che cerca di imitare una Les Paul. Quindi o è una Les Paul che non ci ha creduto abbastanza, oppure è la Telecaster definitiva. Abbiamo comunque un po' di mogano che, vuoi o non vuoi, è lo stesso legno che utilizzano sulle Les Paul. E se non ci credete vi lascio in descrizione tutta la scheda tecnica completa che trovate sul sito di Musical Store, così potete fare i nerd della chitarra e tirar fuori qualsiasi informazione che state cercando su questo strumento. Poi invece per quanto riguarda il manico, lì si strizza un pochino di più l'occhio al mondo Fender, perché la scala è da 25,5, il manico è in acero e la tastiera è in Jatoba Roasted. Sembra un personaggio di Dragon Ball. Come che si chiamava? Aspetta. Era tipo una palla di grasso enorme. Janemba. Questo manico ha un profilo che si chiama Thin U, ovvero è sottile, quindi non è un manico super grosso e importante, e ha un profilo a forma di U. Quindi se voi prendete la U e la girate in orizzontale, quella è la forma del manico. Come vi dicevo, questa chitarra sì, ok, è molto moderna, ma è comunque una chitarra in stile tele. Quello, mischiato alla scala che è più lunga rispetto a un modello Les Paul, mi ha messo qualche dubbio, perché sono cose che fisicamente con la chitarra addosso si sentono, perché la tensione delle corde è diversa, essendo una scala 25,5 le corde sono un pochino più dure. E poi raga, la forma del body ha un bilanciamento completamente diverso da quello della Les Paul. Mettici anche che il manico è avvitato e non incollato e abbiamo tutte le caratteristiche tipiche del mondo Fender. Diciamo che quello che mi ha fregato è stato un po' il suono, però poi la posizione dei potenziometri e del selettore a 3 posizioni fatta così è inconfondibile. Ma allo stesso tempo mi portava fuori strada anche il fatto che la chitarra ha tutti questi svasi fatti per aumentarne il comfort, cosa che sulla Telecaster tradizionale non troviamo. Cioè, quella chitarra è un rettangolo di legno e basta. Però secondo me, e ora lo dico, se ti piacciono generi musicali moderni, ma anche no, e ti piace la Les Paul e la Telecaster e cerchi una chitarra che le riunisce tutte e due in una sola, prendi la Les Paul. Questa chitarra riassume in sé tante
caratteristiche di questi due strumenti super famosi. Intanto è una Telecaster a doppio humbucker, cosa che non si vede così di frequente e che io comunque cercavo già tantissimi anni fa, tipo 1000. Quando ho preso la mia Harley Benton Telecaster stavo cercando proprio una Telecaster con doppio humbucker, perché cercavo di portare la struttura della Les Paul dentro il body di una Telecaster. Fate conto che mi avevano detto che stavo cercando di fare la Telepol. E poi comunque non so perché, ma a guardarla c'è qualcosa che mi ricorda sempre gli Slipknot, e quindi raga, viva il gain. Come vi dicevo, ha due humbucker che sono ESP Design, quindi sicuramente avranno stampo moderno, però non sono i classici pick-up da metallari super attivi con la pila che spingono fortissimo. Cioè, se io mi metto a suonare con dei suoni abbastanza vintaggiosi, come dice qualcuno, la chitarra mi viene dietro tranquillamente, mi asseconda. Tutto questo è possibile perché questi humbucker possono diventare dei single coil, perché abbiamo il push-pull. E quindi la versatilità dello strumento aumenta esponenzialmente, perché possiamo passare da sonorità molto più cattive con gli humbucker a cose un pochino più tranquille e brillanti, magari un po' taglienti, con i single coil, per non parlare comunque dell'estetica. Non so, a me sembra futuristica. Vederla così, tutta bianca, con questo battipenna completamente nero, con le viti nere, l'hardware, il ponte, le meccaniche sono tutte nere, praticamente la chitarra ha questo accostamento di bianco e nero continuo e la fa sembrare una navicella spaziale. E niente, i ragazzi di Musical Store 2005 sono partiti per farmi uno scherzo e invece mi hanno fatto salire la gas fortissimo. Tra l'altro, giusto per confermare che questa chitarra sia da metallari, l'ho anche usata per fare un corso sul metal. Lo trovate sul mio portale dei videocorsi, ve lo lascio qui sotto, così se siete brave persone, quindi non metallari, andate a darci un'occhiata. Se volete sentirla live o avete qualsiasi domanda su questo strumento o su qualsiasi altro strumento che vedete qui sul canale, in descrizione trovate anche il link alla piattaforma Viola, in cui potete trovarmi in diretta e farmi tutte le domande che volete in qualsiasi momento. Io sarò lì per rispondere. Insomma, la TE200 è un'ottima chitarra moderna che strizza comunque l'occhio al vintage, non nell'aspetto di sicuro, ma nelle sonorità direi che è tranquillamente fattibile. È molto precisa, ho fatto un setup al volo per metterla nelle condizioni che piacciono a me e la chitarra vola. E le meccaniche tra l'altro non perdono anche un colpo, complice il ponte fisso. Tra l'altro ha anche un bel rinforzo nel punto in cui la paletta si attacca al manico. Insomma, quella cosa che dovrebbe fare Gibson su tutte le sue chitarre, ma che i super fan tradizionalisti di Gibson non vogliono perché non lo sanno neanche loro. Di queste chitarre LTD sul canale ne sono passate un paio. C'è questa, la EC256 che ho utilizzato in questo video, che mi ha stupito tantissimo. Intanto, se volete vedere altre chitarre di questo marchio, fatemelo sapere subito qui sotto nei commenti. E poi ovviamente siate specifici, ditemi cosa volete sapere e di quali chitarre. Ah, tra l'altro mi stavo anche dimenticando che ho provato anche la LTD di Gary Holt. Se non l'avete visto quel video lo dovete recuperare per forza. Con questa chitarra siamo abbondantemente sotto i 500 euro, ma comunque ormai lo sapete meglio di me che i prezzi con il tempo cambiano, quindi il tempo cambia con i prezzi. Poi voi non dovete venire da me a lamentarvi perché il prezzo è cambiato con il tempo, perché sennò il 2021 è appena finito e basta.